Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo ad aprire la traccia che dà il titolo al primo EP dei Mural, intitolato If You Felt Wrong Was Only My Fault. L'EP è uscito il 25 ottobre e contiene 4 tracce, di cui 3 prodotte da me e un'altra prodotta da Calmo, un altro bravissimo musicista e produttore. Ma prima di addentrarci nella produzione, io qualche giorno fa mi sono sentito in videochiamata con Michele, che è il cantante dei Mural, poiché ho pensato che fosse interessante che lui presentasse in prima persona il progetto. Ciao Mike! Ciao Rino. Allora, raccontaci un po' chi sono i Mural. Chiunque stia guardando questo video che non vi conosce, prova a descrivere i Mural in poche parole. Allora, i Mural sono un gruppo italiano che sceglie di cantare in inglese e che nasce agli inizi del 2019 e che nel corso del tempo, diciamo, ha fatto una serie di pubblicazioni, però adesso ci avviciniamo all'uscita del nostro primo EP vero e proprio. Ottimo. Quali sono le vostre vibes, in modo tale da riassumere il progetto con dei riferimenti? Sì, allora, diciamo che nel corso del tempo i nostri riferimenti sono cambiati. Come è giusto che sia. Noi abbiamo iniziato che eravamo una cover band e suonavamo roba molto diversa rispetto a quella che poi magari le persone potranno ascoltare nell'EP. Suonavamo tantissimo rock, addirittura grunge. Poi progressivamente ci siamo spostati e abbiamo iniziato a cambiare i nostri ascolti ed interessarci a un certo tipo di musica che appartiene anche a un certo tipo di cultura folk americana, ma anche poi inglese, diciamo odierna. I nostri riferimenti adesso, se proprio li vogliamo indicare anche da un punto di vista di nomi, sono sicuramente Clairo, Bon Iver. E dato che oggi apriamo il brano che dà il nome all'EP, perché questo brano è così importante? Allora, questo brano è molto importante soprattutto perché secondo me sancisce proprio una di linea di passaggio per noi da un punto di vista artistico. È proprio il pezzo che ci ha iniziato ad avvicinare a un certo tipo di sonorità che, come dicevo prima, sono molto più cantautoriali, molto più folk, molto più interessate a un certo tipo di scrittura anche diversa. L'esperienza di scrittura con questo brano qui diventa molto più intima, meno articolata nel senso che comunque gli elementi che utilizziamo sono veramente una chitarra, la voce, il pianoforte, la voce, mentre essendo una band noi prima il nostro modo di scrivere era molto ancorato ad una visione del ci vediamo in sala prove. Segna una linea di passaggio importante che poi nell'EP è evidente secondo me, facendo il confronto con i brani passati. Dopo aver fatto le dovute presentazioni, penso sia arrivato il momento di farvi ascoltare da dove siamo partiti e qual è il risultato finale. Eccoci qui all'interno del progetto. La nostra idea era quella di creare un arrangiamento intorno alla demo che non fosse troppo invadente, ma che allo stesso tempo creasse dinamica. Come strumento principale abbiamo utilizzato 2 chitarre acustiche accordate in drop D col capotasto al sesto, in cui una chitarra, quella della strofa, un po' più chiusa. Invece la chitarra del ritornello richiama tantissimo alla musica folk americana. Detto questo, andiamo a vedere i singoli elementi. Come vi dicevo, le chitarre acustiche, una per la strofa, una parlor che dà il carattere un pochino più intimista, appunto, registrata 2 volte LR, e una chitarra totalmente diversa come carattere nel ritornello, registrata ben 4 volte. Principalmente tutto one take, abbiamo volutamente lasciato tutte le piccole imperfezioni del caso, va benissimo per il tipo di brano. Parlando ancora di chitarre, nel ritornello abbiamo aggiunto un po' di chitarre elettriche, vi faccio ascoltare, una chitarra elettrica che crea un tappeto, poi abbiamo questa chitarra pad, crea un po' di movimento, e poi abbiamo una chitarra di solo, che crea invece un sacco di spazio. Abbiamo poi letteralmente la parte solista della chitarra, vi faccio ascoltare tutte le chitarre messe insieme.
Passando al basso non abbiamo nulla di particolare, se non un layer di 3 bassi diversi. Ve lo metto insieme alle chitarre. Serviva semplicemente per dare corpo. Adesso passiamo alla batteria, che è stata volutamente creata con suoni naturali. Rullante. Sono semplicemente dei suoni di passi. E invece la cassa appunto è fatto da un piede che sbatte a terra. Messi insieme, queste cose poi le abbiamo layerate con altri suoni di batteria un po' più standard per avere sempre anche qui un pochino di corpo. Per quanto riguarda gli hi-hat abbiamo semplicemente schiocco di dita LR e poi una figurazione un pochino più complessa di un hi-hat digitale. Tutto insieme. Nella parte del solo la cassa viene raddoppiata e il rullante viene effettato. A proposito di ambiente, una cosa molto interessante è che per tutta la durata del brano c'è una registrazione della pioggia che ho fatto qui dalla mia finestra, che prosegue per tutto il brano letteralmente. Tra l'altro Michele mi ha girato su WhatsApp l'audio di una loro serata, non ricordo dove, e l'abbiamo inserita all'inizio e alla fine. Semplicemente persone che parlano all'interno di un locale. Come effetti abbiamo utilizzato un po' di cose, soprattutto nell'intro, che è una parte su cui abbiamo riflettuto molto. Abbiamo 2 suoni di piano in reverse, accoppiati a 2 suoni di arpeggio di chitarra, uno normale e uno in reverse. E ancora abbiamo questo suono di intro super effettato. Non è un caso che è stato nominato intro pazzo. Questi sono suoni originali della demo che poi abbiamo voluto lasciare all'interno del brano. Tutto insieme l'intro suona così. Sempre per continuare la sezione effetti abbiamo questa voce pitchata in alto e un'altra in basso. Insieme. Questi qua sono interessanti perché danno quel carattere lo-fi al brano e mi piacciono tanto. Andando avanti abbiamo semplicemente degli effetti vocali, delay, né più né meno. Tra l'altro abbiamo creato il contrasto con questo suono preso da una partita di hockey. Sembra proprio aprirsi. Ragazzi, prima di andare avanti volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un like o un commento se questi contenuti vi piacciono, poiché mi permettono di crearne nuovi. Non voglio rubare molto tempo all'interno dei video con questa cosa, ma credetemi è fondamentale. A questo punto mancano soltanto le tastiere e le voci. Abbiamo un drone di una sola nota per tutto il brano, che abbiamo deciso di accoppiare insieme agli effetti di ambiente per creare quasi questa situazione di registrazione live. Poi abbiamo un mellotron che doppia la voce. Abbiamo un altro suono di mellotron che doppia sempre la voce. Nel ritornello abbiamo dei pad che li abbiamo immaginati come se fossero quasi una sezione di archi. E dalla seconda strofa abbiamo questo arpeggiatore che poi dura letteralmente fino alla fine del brano. Sempre nella seconda strofa abbiamo gli archi, altro suono di mellotron un po' più aggressivo. Nella parte dell'ultimo ritornello abbiamo un rinforzo sempre con gli archi e poi con degli ottoni. Altro suono interessante che abbiamo utilizzato nell'ultimo ritornello, quest'altro pad. Poi abbiamo il lead che doppia la chitarra, doppia quel suono di chitarra. E poi abbiamo semplicemente una parte di piano che crea un po' di movimento. Una cosa che stavo dimenticando è la parte di effetti che porta al secondo ritornello. E
Poi c'è letteralmente il caos più totale, un sacco di automazioni che fanno cose. Arrivati a questo punto, a livello strumentale abbiamo ascoltato tutto, spero di non aver dimenticato nulla. Mancano le voci. Ci siamo divertiti tantissimo in studio a creare questi cori, che adesso vi faccio ascoltare, sono davvero tanti. Alcuni abbiamo deciso poi di toglierli con le terze. Poi abbiamo questi qui che sono nominati tutu per ovvi motivi. Ottava alta, bassa. Poi abbiamo una voce femminile. Poi abbiamo il tirurì, sempre nominato così per ovvi motivi. E il tirurì basso. E poi abbiamo un'altra parte che è letteralmente uscita dal Re Leone. Se andiamo a sommare tutte queste tracce di cori, poi abbiamo questa voce nascosta che probabilmente non si sente neanche all'interno della versione pubblicata. Mi piaceva inserirla perché era una risata molto spontanea. Per quanto riguarda le voci principali, non so se abbiamo esagerato o meno, ma è andata a finire così. Abbiamo una voce principale, due double laterali in falsetto e poi abbiamo due voci di sola aria. Anche queste molto inquietanti. Nel ritornello abbiamo delle voci letteralmente urlate. Drop. Ed eccoci qui svelati tutti i misteri di If You Felt Wrong Was Only My Fault. Tra l'altro ci tengo a specificare, andate ad ascoltare le versioni che trovate in streaming, poiché sono state masterizzate al VDSS Studio. Trovate Filippo a.k.a. Trappolone qui su YouTube, vi lascio sempre il suo link in descrizione poiché è veramente fortissimo. Lo ringrazio anche qui all'interno del video. Detto questo ragazzi, non vi resta che andare ad ascoltare l'EP dei Mural, che è un gran bel viaggio. Io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!